Ti è mai capitato di perdere dei file dalle schede SD o dagli hard disk perché magari una scheda o l'hard disk si è rovinato? Oggi ti faccio scoprire un programma per Mac o Windows che fa il backup automatico tra due hard disk contemporaneamente. In questo modo avrai un backup completo di tutte le tue riprese senza dover far nulla, fa tutto il programma in automatico. Ciao, io sono Dall'Alto Simone, un pilota di droni professionista e un videomaker. Qui sul canale racconto ciò che faccio nel mio lavoro, parlo di droni, videomaking e marketing. Se ti interessano questi argomenti iscriviti al canale. Oggi parliamo di backup dei file e quanto è importante fare il backup dei nostri file, che siano video o foto. I file che registriamo, sia foto che video, potrebbero essere danneggiati in diversi modi. Uno di questi è la perdita dell'SD. Potrebbero avere errori di formattazione o errori del file system all'interno della scheda, o altri errori potrebbero danneggiarsi, rompersi, bagnarsi. Ci sono diversi casi in cui potrebbero rompersi l'SD. È per questo che quando io registro con la Sony Alpha, che mi sta registrando anche adesso, io faccio due copie di quello che mi serve. Quindi le riprese video io le faccio in due copie su due schede SD contemporaneamente direttamente nella macchina. Poi quando vado a scaricare i file ne scarico solo una e faccio il backup di due copie all'interno dei due hard disk con il programma che andremo a vedere a breve. Una volta che i due hard disk hanno salvato tutte le informazioni, quindi ho due backup, andrò a formattare le schede che ho utilizzato per la ripresa. Molte volte anche due backup delle schede non bastano, quindi si fanno anche tre copie degli stessi file se sono lavori molto importanti e si mettono su hard disk in diversi luoghi, sia fisici che in cloud. Questo per evitare perdite di materiale accidentalmente. E con il programma che ti faccio vedere adesso avrai la possibilità di fare delle copie di backup dei file che scarichi in automatico in più copie senza che tu debba fare nulla. Basta che metti i file nella cartella di destinazione e il programma vede che hai aggiunto dei file e li backupa in automatico su altri hard disk che hai reso disponibili come destinazione. In questo modo, se comunque un hard disk dovrebbe rompersi o rovinarsi, avrai comunque un secondo backup già disponibile. Il vantaggio di avere questo programma è che fa tutto in automatico. Te basta che imposti qual è l'hard disk di origine su cui andrai a caricare i file originali e qual è l'hard disk di destinazione su cui il programma andrà a creare le copie di backup in automatico. Il programma di cui ti sto parlando è CCC, che è una sigla che indica il nome Carbon Copy Cloner. Se vuoi provarlo, comunque hai un periodo di un mese gratuito e puoi scaricarlo direttamente dal link in descrizione. Utilizzando il link in basso avrai un 15% di sconto. Ci tengo anche a precisare che da questa affiliazione, da questo link che ti offro con il 15% di sconto, io non ottengo nessun vantaggio. Non vengo pagato dal programma per fare questa pubblicità. Te lo sto dicendo solo per una tua informazione perché fa parte del mio ambito lavorativo e lo porto qui sul canale. Io ho acquistato questo programma per rendere i backup dei miei lavori e tutti i miei file automatico e dare una garanzia in più ai clienti. Questo anche per una mia maggior sicurezza sui lavori che realizzo per clienti e riprese mie personali, perché il programma mi realizza un backup in automatico senza che io debba pensare a fare un backup su un altro dispositivo. E il programma mi concede un link per dare il 15% di sconto sull'acquisto del programma alle nuove persone che cliccano nel link in descrizione. Però questo sconto del 15% è solo per 5 persone, quindi le prime 5 persone più veloci che andranno in descrizione per acquistare Carbon Copy Cloner riceveranno il 15% di sconto. Io il programma l'ho settato praticamente che ogni ora controlla ciò che è stato caricato su un hard disk numero 1 e me lo copia in automatico sull'hard disk numero 2. Il programma compara quindi quello che c'è nell'hard disk 1 e nell'hard disk 2 e se dei file sono stati eliminati dall'hard disk 1 andrà a eliminarli anche dall'hard disk 2. Se sono stati inseriti nuovi file nell'hard disk 1 verranno copiati anche nell'hard disk 2.
Questo praticamente renderà identici i due hard disk con due copie perfettamente uguali. Se cancello dei file nell'hard disk 1, me li cancella anche nell'hard disk 2. Questo per me è un vantaggio notevole perché in precedenza dovevo andare a backuppare i file all'interno degli hard disk in due copie. Quindi andavo a prendere i file magari dalle schede SD, scaricavo i file dalle schede SD e li copiavo direttamente in hard disk 2 e in hard disk 1 ugualmente. Però se volevo andare a modificare dei file, quindi a eliminare file vecchi o a spostarli, andavo a dover aprire tutti e due gli hard disk, andare a modificare tutti e due gli hard disk eliminando quello che non volevo più o che non mi serviva o spostarlo in altre cartelle. Mentre con questo programma io faccio la modifica solo nell'hard disk 1 e verrà riflessa in automatico anche nell'hard disk 2. Per me quindi è stato un grande vantaggio e uno spreco minore di tempo. Capirai tutto meglio nel momento in cui ti faccio vedere come funziona il programma. Andiamo quindi adesso a vedere come funziona Carbon Copy Cloner e ti faccio vedere le funzioni che io utilizzo e quelle in più che puoi trovare. Vediamo quindi questa schermata di CCC7, questa è Carbon Copy Cloner. Come vediamo qui ci sono i miei volumi che utilizzo e le operazioni. L'operazione che io utilizzo per la copia dei miei file video in automatico, video e foto, tutto l'hard disk praticamente, qui puoi vedere che la programmazione è CCC copierà 6 TB disk 1 verso 6 TB disk 2, saranno copiati solo gli elementi che sono stati modificati dall'ultimo evento dell'operazione. Solo i file differenti verranno copiati, i file che non sono nell'origine verranno rimossi dalla destinazione. L'ultima esecuzione è stata fatta oggi alle 14:33, la prossima esecuzione è oggi alle 15:33. Io ho impostato la prima origine da cui il programma guarda i file e li confronta e la destinazione, il disk 2 in cui il programma andrà a copiare o eliminare i file in base a quello che ha visto nell'origine. E l'automazione viene eseguita ogni ora. Io ho impostato che ogni ora il programma controlla cosa c'è in origine e lo copia o elimina in destinazione. Naturalmente si può modificare da ogni ora, ogni giorno, anche ogni volta che si riattiva, anche immediatamente può andare a confrontare i file e salvarteli e copiarteli in automatico. Io l'ho fatto ogni ora così che non venga interessato l'hard disk da operazioni continuamente quando modifico le cose. Naturalmente se utilizzi un hard disk per lavorare su dei progetti, il programma che utilizzi andrà a inserire e modificare cartelle in tempo reale all'interno dell'hard disk e quindi il programma caricherà tutti questi file ogni ora, cioè li confronterà ogni ora. Io questi hard disk li utilizzo come archiviazione, infatti sono HDD, non sono SSD, e li utilizzo per archiviare tutte le riprese che realizzo per me o per i miei clienti. Poi quando devo andare a fare dei lavori o mi servono delle riprese, ho bisogno di più velocità, utilizzo magari dei proxy o sposto i file che mi interessano direttamente su un hard disk di lavoro in SSD. Puoi vedere infatti che qui all'interno di 6 TB disk 1 ho gli stessi file dei 6 TB disk 2, identici, pari, stesse cartelle, stessi file. Questo me lo fa il programma automaticamente. Questa è la mia operazione che viene eseguita ogni ora. Praticamente i file contenuti nella disk 1 vengono backuppati in automatico nell'hard disk 2 ogni ora. Adesso voglio creare una nuova operazione automatica per salvare i file contenuti in un SSD in cui inserisco tutti i video che realizzo per YouTube. I video per YouTube sono su una SSD per la lavorazione e voglio che il programma mi fa il backup automatico di tutti i file realizzati e inseriti nella cartella YouTube e me li metta sull'hard disk 2 che utilizzo per i backup. Quindi adesso clicco qui, faccio una nuova operazione, gli scrivo backup YouTube,
seleziono l'origine che è SSD, però voglio solo la cartella YouTube, quindi vado su seleziona cartella e seleziono YouTube. Questa è l'origine, poi vado sulla cartella di destinazione e seleziono l'hard disk 2. L'hard disk 2 ci sono due volumi perché l'avevo già creato prima per il backup di YouTube, quindi se clicco qui lui mi chiederà di usare disk 2 esclusivamente per questo backup, ma io sto già facendo i backup dall'hard disk da 6 TB numero 1, quindi non posso utilizzare questo sistema. Andrò ad aggiungere quindi un volume alla destinazione, backup di backup di YouTube l'avevo chiamato. Se premo qui lui mi aggiunge un altro volume, io l'avevo già creato, quindi andrò a selezionare backup di YouTube che è all'interno dell'hard disk da 6 TB. Ok, e adesso andrò a programmarlo una volta al giorno. In questo caso il backup dei file lo faccio fare una volta al giorno alle 14:57, praticamente è adesso. Domani alle 14:57 farà di nuovo un controllo per vedere se ho aggiunto qualcosa. Siccome lo sto usando anche per il backup del disk 1, andrò a rinviare l'operazione se un'altra operazione scrive sulla stessa destinazione. Gli altri parametri non li voglio toccare perché comunque qui c'è la limitazione dell'orario, dei giorni della settimana. Io voglio che il controllo me lo faccia ogni giorno, e se l'origine o la destinazione mancano, non sono connesse, verrà eseguita l'operazione alla riattivazione del volume mancante. Quindi clicco su fine e clicco su salva. In questo modo domani alle 14:57 ci sarà questo backup automatico. Andiamo a vedere quindi di farlo manualmente e vediamo cosa viene gestito da questo programma. Rimpiccilisco la schermata in modo da farti vedere anche la schermata del Finder. Qui abbiamo il volume backup di YouTube e qui abbiamo uno SSD da 1 TB con la cartella YouTube. Questo è tutto quello che ho su YouTube, per YouTube, sono 386 giga, e quindi avviando adesso l'operazione tutta questa cartella di YouTube dovrebbe essere backuppata su backup di YouTube. Andiamo qui a premere avvio e vediamo che sono state istantaneamente create tutte le cartelle. Questa è tutta la cartella di YouTube e qui vediamo che ci sono c'è il grafico che sta facendo vedere l'operazione che sta realizzando. Sono stati individuati 386 giga e questi sono quelli che vengono valutati e quelli che vengono copiati istantaneamente. Il grafico mostra la linea verde come quelli copiati e quella azzurra come i file valutati. E quindi adesso è partito e eseguirà questa operazione di copia nella prossima ora, immagino. Questo una volta al giorno andrà a comparare i file contenenti nella cartella YouTube, compara tutti i file nella cartella YouTube e me li copia all'interno della cartella del volume backup di YouTube. In questo modo tutto quello che inserisco qui nella cartella di lavorazione sull'SSD mi verrà copiato sull'HDD di backup. Trovo che questo programma sia molto utile e abbia dei vantaggi notevoli, e quindi se ti piace nella descrizione trovi il link con il 15% di sconto. Vediamo anche il menu delle impostazioni, vediamo cosa ci offre questo programma. Qui questo è il menu, abbiamo in generali aspetto, quindi usa l'aspetto del sistema, chiaro o scuro, usa lo sfondo chiaro per la barra laterale in modalità chiara, mostra le impostazioni avanzate in modo permanente nella finestra principale, alimentazione a batteria, avvia operazioni programmate solo quando il sistema è alimentato da corrente alternata.
Questa è utile perché così non si consuma maggiormente l'energia della batteria e probabilmente gli hard disk che utilizzo a casa non saranno nemmeno collegati e quindi le operazioni le fa solo quando è alimentato a corrente. Aggiornamenti, anche qui ignoro operazioni mancanti quando il sistema è alimentato a batteria, questo no, perché se stacco la corrente mentre sta caricando dei backup li interromperebbe, invece questo quindi lo lascio senza il flag. Aggiornamenti, verifica gli aggiornamenti ogni settimana, tienimi informato sulle versioni beta, non mi interessa. Statistiche dell'utilizzo, raccogli statistiche anonime. Impostazioni email, io questo non l'ho settato perché non mi interessa ricevere notifiche, ma sappi che puoi ricevere delle email per sapere se i tuoi backup sono stati eseguiti da questo programma. La dashboard mostra che ho una CCC nella barra del menu e avvia al login, queste le ho lasciate. Avanzate, script globali, procedure di copia, apre un template per l'operazione secondaria di copia a 600 secondi, riprende automaticamente l'operazione in pausa dopo 300 secondi. Se il file system di origine o di destinazione è bloccato e Mac non espelle il file system bloccato, il backup CCC si interrompe. Questo timeout impedisce l'interruzione a tempo indeterminato e consente al CCC di raccogliere importanti informazioni diagnostiche che possono aiutare a determinare la causa del problema. Ci posso inserire una password, posso mettere la password al programma e qui c'è la diagnostica del database. Questo è il menu generale. Poi ogni operazione comunque ha le sue impostazioni e le sue informazioni. Ci sono anche modalità semplice e modalità standard. Quella che abbiamo visto adesso è la modalità standard. Vediamo se clicco su modalità semplice. Operazioni programmate sono... Ah no, ok. Niente, allora utilizzo comunque la versione standard perché io mi ci trovo bene, non c'è niente non c'è nessun problema a utilizzarla. Qui poi ci sono le operazioni, qui ci sono i volumi, qui ci sono le impostazioni avanzate. Ok, queste sono le impostazioni che vengono eseguite prima dell'esecuzione dei backup, durante l'esecuzione dei backup, dopo l'esecuzione dei backup e poi impostazioni per le prestazioni e le analisi. Io qui non ho toccato nulla se non l'identificazione precisa del volume di destinazione e nella post esecuzione anche qui non ho messo nulla perché potevo far staccare, potevo avviare un'altra operazione al termine di un backup, potevo riavviare il computer, spegnerlo, metterlo in stop, disattivare gli hard disk eccetera eccetera, ma io non ho toccato altro. Anche qui ho messo solo conserva un record delle transazioni, poi il resto l'ho lasciato tutto di default. Qui poi ho la nota sulle operazioni e il filtro per le operazioni. Molto semplice, molto efficace. Adesso mi sta ancora facendo il backup dei file da YouTube al backup di YouTube e quindi vediamo. In passato vi avevo già parlato di un programma che utilizzavo per fare lo scarico dei file e la copia istantanea su diversi hard disk, però con questa soluzione ho trovato una maggior velocità e automazione delle operazioni, così da creare questi backup senza che io debba fare più lavoro aggiuntivo. Se il programma ti è piaciuto fammelo sapere nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.